Ciao ragazzi, oggi parliamo di Dexter Jackson, detto The Blade, ovvero la lama, per il fisico intagliato che lo ha sempre contraddistinto. Un atleta dalla carriera agonistica leggendaria. Un percorso che ha attraversato 3 decadi, durante le quali ha vinto tutti i titoli disponibili, incluso il Mister Olympia, e ad oggi detiene il record per il maggior numero di vittorie nelle competizioni professionistiche IFBB, con ben 29 trionfi al suo attivo. E a completare il quadro positivo, ancora oggi, a 54 anni, si presenta in forma e in salute. Un tributo alla sua genetica, ma anche all'efficacia della sua strategia di procedere per piccoli passi, privilegiando la qualità rispetto alla quantità e avendo sempre in mente la longevità, oltre alle mete agonistiche. Che dire, una ispirazione per tutti gli aspiranti campioni e non. Enjoy! Dexter Jackson nasce il 25 novembre 1969 a Jacksonville, in Florida. Cresciuto in una famiglia numerosa, sin da ragazzino è energico e sportivo. Ama l'attività fisica e già intorno agli 8 anni si allena a corpo libero con i push-ups. Da studente gioca a football, pratica le arti marziali, l'atletica leggera ed eccelle nella velocità. Fisicamente si presenta atletico, snello ma muscoloso e definito, pur senza avere particolare interesse per il bodybuilding. La sua vita cambia quando suo fratello torna bello pompato da un periodo di addestramento e Dexter, che non vuole lasciarsi sorpassare, decide di ricominciare a fare attività fisica. Così, intorno ai 19 anni, comincia ad allenarsi in palestra, ispirato dal fratello. E, in breve, notate le sue caratteristiche fisiche, gli amici gli suggeriscono di cominciare a gareggiare. Inizialmente Dexter è poco convinto, ma poi, stimolato dall'entusiasmo mostrato da numerose ragazze per gli atleti durante le gare di bodybuilding, decide di provare. A 20 anni, dopo una breve preparazione e 4 settimane di dieta, con un peso sui 62 kg per 1,65 m di statura, partecipa alla sua prima competizione, il Mister Jacksonville, e inaspettatamente vince sia la sua categoria che il titolo assoluto. Un inizio entusiasmante che lo sprona a continuare. Negli anni seguenti si allenerà con caparbietà, cominciando a crescere sia fisicamente che come notorietà nel settore, fedele alla strategia di fare un passo alla volta e crescere lentamente ma con continuità. Nel 1992 partecipa alla sua prima gara nazionale, l'NPC Southern States, e si piazza terzo nei pesi leggeri. Un buon risultato che lo sprona a progettare un percorso per diventare un bodybuilder professionista. Si prende 3 anni di pausa dalle gare per crescere fisicamente. Torna sul palco ai campionati NPC USA nel 1995, dove a 85 kg, pulito, definito e simmetrico, vince la categoria dei pesi medio-massimi. Dopo altri 3 anni di preparazione, nel 1998 partecipa ai campionati nordamericani, dove vince sia la categoria pesi medio-massimi che il titolo assoluto, conquistando la Pro Card. Da professionista, Dexter ha continuato a lavorare alla costruzione di un fisico di qualità, capitalizzando sulla sua struttura ad X ed evitando di tentare la carta del Mans Monster, una scelta che si è dimostrata vincente. Esordisce sul circuito pro nel 1999, ottenendo un rispettabile 7° posto all'Arnold Classic. È l'inizio di una lunga e leggendaria carriera, che con un peso in gara fra i 98 e i 107 kg lo vedrà calcare i palchi del circuito pro IFBB per oltre 20 anni, durante i quali parteciperà a più di 80 gare. Ricordiamo le 20 partecipazioni al Mister Olympia, oltre 15 presenze all'Arnold Classic e decine di Grand Prix, coronate da ben 29 vittorie, un record. Fra i momenti salienti della sua carriera spiccano il titolo di Mister Olympia ottenuto nel 2008, spodestando Jay Cutler e superando Philippe, la vittoria al Mister Olympia Masters del 2013 e le ben 5 vittorie all'Arnold Classic, un altro record. Concluderà la carriera nel 2020 a 51 anni, con un dignitoso 9° posto al Mister Olympia. Ritiratosi dalle competizioni, oggi, a 54 anni, Dexter coltiva le sue attività imprenditoriali, promuovendo la sua campagna di integratori alimentari, la Dexter Jackson Signature Series, e organizzando eventi sportivi come la Dexter Jackson Classic. E, a dispetto della lunghissima carriera sportiva, ancora oggi si mantiene in forma e in salute e si gode la vita con la famiglia, la moglie Gail e i figli. Nel corso della sua lunga carriera sportiva, Dexter ha modificato progressivamente le metodiche di allenamento
per adattarle all'avanzare dell'età e alle sue condizioni del momento, ma un punto fermo della sua filosofia è sempre stato quello di allenarsi per stimolare lo sviluppo muscolare, senza focalizzarsi troppo sui carichi sollevati. Quindi di fatto utilizzava carichi medio-alti, che gli consentivano di eseguire almeno 6-8 ripetizioni, ritenendo l'utilizzo di carichi massimali troppo pericoloso per muscoli, tendini e articolazioni. All'apice della sua carriera si allenava utilizzando una split basata su 4 giorni di lavoro settimanale così strutturata: lunedì petto e bicipiti, martedì quadricipiti e polpacci, giovedì spalle, tricipiti e polpacci, venerdì schiena e bicipiti femorali. Per i gruppi muscolari grandi eseguiva 3-4 esercizi da 4-5 serie di 8-10 ripetizioni ciascuno, per un totale di 15-20 serie per gruppo, limitandosi invece a un paio di esercizi e una decina di serie complessive per i gruppi muscolari più piccoli come bicipiti e tricipiti. Negli esercizi adottava un approccio piramidale, aumentando il carico di serie in serie per arrivare ad eseguire un paio di serie di lavoro col massimo carico pianificato per quella giornata. In qualche caso utilizzava le super serie, ma in generale preferiva utilizzare serie singole. Da notare che tendeva a non allenare direttamente trapezi e addominali, che nel suo caso erano già sviluppati adeguatamente, e riteneva venissero sollecitati a sufficienza dall'allenamento che eseguiva per gli altri gruppi muscolari. Nel 2010, in seguito ad una stagione deludente, era arrivato a pensare di ritirarsi dalle competizioni. Fu l'incontro con l'allenatore Charles Glass a dargli rinnovato entusiasmo e fiducia. Charles lo portò ad aggiornare i suoi metodi di allenamento, riducendo il lavoro coi pesi liberi ed enfatizzando il lavoro con le macchine, fino ad integrare il suo allenamento con l'elettrostimolazione, una tecnica che Dexter ricorda come un importante punto di svolta della sua carriera, ricordando che ai tempi cominciava a soffrire di problemi alle ginocchia e le sue gambe stavano regredendo, mentre rinunciando allo squat e utilizzando più macchine e l'elettrostimolazione riuscì a risolvere i suoi problemi articolari, rilanciando lo sviluppo dei suoi quadricipiti a livelli mai raggiunti prima. Sul piano alimentare, Dexter adottava una dieta basata su 5-6 pasti quotidiani, con una suddivisione dei macro strutturata in alte proteine, carboidrati medi e pochi grassi, e racconta che la dieta è sempre stata la parte più difficile della sua preparazione, in quanto doveva sforzarsi di mangiare tantissimo per sviluppare e mantenere la massa muscolare, cosa che per lui, essendo dotato di scarso appetito naturale, diventava una cosa molto faticosa, soprattutto andando avanti con gli anni, quando doveva mangiare ancora di più per mantenere il massimo sviluppo. Nella seconda fase della sua carriera scoprì l'importanza di evitare i dolcificanti dietetici e utilizzare probiotici ed enzimi digestivi, che ritiene molto importanti per una corretta salute intestinale e che sostiene siano stati la chiave per evitare di sviluppare lo stomaco disteso, ovvero la cosiddetta bubble gut. Riguardo le ragioni della sua longevità atletica, Dexter ha le idee chiare e ritiene che, genetica a parte, una strategia importante per durare nel tempo sia quella di crescere lentamente, un po' alla volta, senza forzare i tempi, e di staccare periodicamente, per 1-2 mesi, dall'allenamento e dai farmaci dopanti. Un approccio utilizzato da Dexter per disintossicarsi e rigenerarsi dopo le gare, uno schema simile a quello utilizzato da Kevin Levroni e che sembra avere funzionato molto bene per entrambi. Ma sentiamo dalle sue stesse parole le sue considerazioni al riguardo. Il consiglio che posso dare ai novizi è che questo non è uno sprint, ma una maratona. Non si tratta di diventare grossi rapidamente. Bisogna fare le cose progressivamente, un passo alla volta, e aggiustare il tiro in corso d'opera. Se vuoi una carriera lunga, lontano dalle gare, prenditi una pausa dai farmaci e dall'allenamento. Non avere paura di perdere muscoli. Riposati, disintossicati e fai esami del sangue periodici. Devi assicurarti di dare al tuo corpo tempo per recuperare. Dopo le gare io mi prendevo 2 mesi e mezzo di pausa dalla palestra. Non volevo nemmeno vedere la palestra. La salute viene prima. Riassumendo, Dexter Jackson è stato uno degli atleti più consistenti della storia del bodybuilding IFBB, con una carriera agonistica durata 30 anni, durante la quale ha vinto tutti i massimi titoli disponibili. Punto di forza di Dexter è stata la sua filosofia di procedere per piccoli passi e la capacità di adeguarsi al passare del tempo,
evitando di fossilizzarsi su schemi e metodi di allenamento e alimentazione non più adatti, prendendosi le giuste pause dall'agonismo e continuando ad aggiornarsi senza mai smettere di imparare. Di fronte ad un simile curriculum non ci resta che fare i complimenti al mitico Dexter e augurargli buona vita. Ciao, alla prossima!